Sto attraversando il Ponte Vecchio a Firenze, costruito nei pressi di un attraversamento di epoca romana. Fu fino al 1218 l'unico ponte che attraversava l'Arno. Nel 1345, dopo una violenta alluvione, venne ricostruito nelle forme attuali. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu l'unico ponte a non essere distrutto. Sopportò miracolosamente anche l'alluvione del 4 novembre 1966. Sopra Ponte Vecchio corre il corridoio vasariano, costruito nel 1565 da Vasari, commissionato da Medici per spostarsi da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, senza attraversare le strade di Firenze, in tutta sicurezza. Quando fu costruito il corridoio, sul Ponte Vecchio si trovavano le botteghe dei macellai, che furono sostituite con le più decorose botteghe orafe, soprattutto per il cattivo odore. Nel 1901 a metà ponte fu inaugurato il busto del famoso orafo Benvenuto Cellini, dove le botteghe si interrompono per dar luogo a una sorta di belvedere, godendo la vista sul fiume e sui ponti. Alla ringhiera gli innamorati incatenano lucchetti. La mattina presto e di notte le porte in legno delle botteghe chiuse appaiono come dei forzieri. Sul Ponte Vecchio troviamo anche la Torre dei Mannelli, proprio al lato estremo. È l'unica superstite delle 4 torri che controllavano il ponte ai 4 angoli, famosa per il contenzioso tra la famiglia Mannelli di parte ghibellina, imparentata con gli Uberti, e Cosimo I il Granduca, sorto a seguito della costruzione del corridoio vasariano, creato appunto nel 1565 in soli 6 mesi, che avrebbe previsto l'abbattimento della torre o un ridimensionamento. La famiglia si oppose a tale richiesta, non permettendo l'attraversamento della propria residenza, e Vasari dovette modificare il progetto per non violare la loro proprietà. Sapete cosa fece? Fece passare il corridoio attorno alla torre attraverso un sistema di beccatelli in pietra serena. La torre ancora oggi è punteggiata di buche pontaie. Fu anche il quartier generale dei partigiani fiorentini, a cui apparteneva il padre della scrittrice Oriana Fallaci, che già prossima alla morte la desiderò come ultima residenza, anche se poi non ci tornò mai. La torre venne danneggiata nell'agosto del 1944 dall'esplosione delle mine poste dall'esercito tedesco in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale. De Mannelli il famoso detto: ognuno è padrone in casa sua. Merita davvero una visita al Ponte Vecchio, non dimenticate però di venire a trovarmi.